In questo video ti parlo di questa macchina fotografica, ovvero la Canon M6 Mark I, che è quella che io utilizzo solo per fare foto. In questo video ti mostro un po' di foto che ho fatto ieri al parco, ti parlo dell'obiettivo che ho utilizzato e un po' delle differenze tra la Mark I e la Mark II. Come ti raccontavo nell'introduzione, da qualche mese ho comprato questa macchina fotografica, usata perché ormai non la fanno più, ovvero la Canon M6 Mark I. Come sai, se segui i miei video, io in studio ho due Canon M6 Mark II, che sono le macchine fotografiche che utilizzo per fare video. Perché ho preso anche una Mark I e la utilizzo solo per fare foto? Ora te lo racconto. Le motivazioni sono state molteplici. Innanzitutto io adoro la serie M di Canon, serie M che è morta, M di morta. Sciocchezza che ho detto. Perché? Perché sono bellissime esteticamente, sono molto leggere, molto belle e mi ricordano un po' la serie Alpha 6000 di Sony, e Sony sappiamo tutti che è avanti anni luce rispetto a tutti gli altri. Canon invece fa delle macchine fotografiche attualmente che sono veramente vecchie. Vecchie lo dico in senso negativo, non vecchie tipo vintage, quindi come le Fuji che sono meravigliose, ma vecchie proprio nascono vecchie dentro quelle macchine fotografiche nuove, la serie R, eccetera. Non mi piacciono neanche un po'. Infatti, se per caso le mie macchine fotografiche, la serie M, si dovessero rompere all'improvviso tutte, io passerò a Sony, senza pensarci neanche un attimo, perché Canon è proprio una delusione totale. Comunque, queste macchine fotografiche mi piacciono un sacco. Ho preso la M6 Mark I perché condivide le stesse batterie della Mark II e quindi per me è un grosso vantaggio visto che ho tipo 12 batterie. Un'altra motivazione è che ho già tutti gli obiettivi della serie Canon e quindi per me è fondamentale avere una macchina dove posso innestare qualsiasi tipo di obiettivo. Infatti non ti nascondo che mi ero anche orientato su altre marche, però poi avrei dovuto comprare altri obiettivi, non è proprio il caso. Quali sono le differenze tra la Mark I e la Mark II? Innanzitutto la Mark I, questa qui, non fa video in 4K. Questo non è un grande problema, uno perché io la utilizzo soltanto per fare foto, ma due perché, lo sappiamo, ci sono dei video sul mio canale dove ti spiego come puoi anche lavorare a 1080 e poi esportare in 4K per YouTube, quindi sfruttare l'algoritmo del 4K di YouTube, quindi non c'è nessun problema. Lo schermo di questa macchina fotografica è leggermente meno, ha una risoluzione minore rispetto a questa, ma tutto sommato anche questo chi se ne frega. Un vantaggio è che questa è 65 grammi più leggera rispetto a questa ed è anche più piccola, ok? Non so se riesci a vedere, ma ti faccio delle foto, te le metto in sovraimpressione. È più piccola e quindi essendo più piccola e più leggera è possibile portarla molto più facilmente con me. Ha meno punti di messa a fuoco, ma comunque bastano per fare ottime foto. Ha 24 megapixel contro i 32 megapixel, ma anche qui noi sappiamo, no, che la questione megapixel è più una questione di marketing che altro, perché non è tanto la questione di quanti megapixel hai, ma è del sensore e di tante altre cose, quindi spesso c'è la rincorsa a più megapixel hai meglio è. Sì, se devi fare delle foto gigantesche che poi vanno sui 6x3 in strada, forse più pixel ti servono di più, ma per persone normali che fanno foto che vengono stampate o che vanno sui social, 24 megapixel sono anche troppi. Sul mio canale trovi anche la recensione di una macchina fotografica di una CampSnap che ha pochissimi megapixel e fa delle foto meravigliose, quindi sfatiamo il mito che più megapixel ha una macchina fotografica meglio è, perché non è assolutamente così. Ha uno scatto continuo o scatto a raffica minore rispetto a questa, quindi se ci devi fare riprese fotografiche di automobili o sport, questa qui va meno bene rispetto a questa. Il processore ovviamente è una versione minore rispetto a questo, mi pare questo è il 7 e questo è l'8, quindi sulla Canon M6 Mark I c'è il 7, sulla M2 la Mark II c'è l'8 e in ultimo purtroppo ha la porta USB vecchia, quindi micro USB se non ricordo male, mentre sulla Mark II c'è la USB-C. Ok, dopo aver parlato delle differenze tra la Mark I e la Mark II voglio farti vedere un po' di foto che ho fatto ieri al parco. Ti preciso che queste foto non sono post prodotte, ma vengono fuori direttamente dalla macchina fotografica perché mi sono creato un preset di colore che mi piace tantissimo e che utilizzo per fare le foto e posso tranquillamente non fare editing
non fare aggiustamenti di colore o altro, perché il colore che viene fuori da questa macchina fotografica mi piace veramente tanto. È questione di gusto, mi rendo conto, adesso te le faccio vedere, dopodiché ritorniamo qui e ti faccio vedere altre fotografie. Che ne pensi di queste foto? Ti piacciono? Ovviamente molto questione di gusto, perché quel tipo di colore a me piace molto, ma a te potrebbe non piacere. Però mi farebbe piacere che tu giudicassi la qualità complessiva di quello che è venuto fuori direttamente in camera. Ok, ora ti faccio vedere le stesse foto che hai visto finora, ma con due tipi di post-produzione diversa. Nel primo, che potremmo definire dark e moody, ti faccio vedere un tipo di colore molto desaturato che mi piace veramente tantissimo. Nel secondo modo di editare le foto ti faccio vedere un look molto vintage, che anche quello mi piace tantissimo. Quindi te le faccio vedere, poi torniamo qui e ti parlo dell'obiettivo che ho utilizzato su questa macchina fotografica. Ok, spero ti siano piaciute queste foto. A me piacciono molto questi stili di fotografia che sono molto diversi l'uno dall'altro, no? Uno è abbastanza moderno, l'altro è molto retro, però mi piacciono veramente tanto. Allora, ti parlavo prima dell'obiettivo. Quale obiettivo ho utilizzato? Questo 22 mm f2.0, che come puoi vedere, gli tolgo il tappo, è veramente, veramente piccolo. Ok? Non so se riesci a vedere, ma è veramente piccolissimo. Con questo obiettivo, che ha un'apertura di 2.0, quindi non è l'obiettivo più luminoso del mondo, ma sicuramente è un obiettivo, possiamo definirlo luminoso, ha una lunghezza focale fissa, 22 mm, che dal mio punto di vista va benissimo per fare fotografia di paesaggio o quant'altro. Ricordati sempre che questa qui è una macchina fotografica APS-C, quindi questo 22 mm che ho montato su APS-C, se tu lo paragoni a un full frame, non so, dovrebbe essere all'incirca un 35 mm, bisognerebbe fare il calcolo, 22 per 1.6 e scopri qual è la lunghezza focale. Magari te la scrivo in descrizione. APS-C 22 mm, molto ampio, mi piace veramente tanto. Ecco, credo che questo qui sia il mio setup definitivo, mi piace veramente tanto perché è piccola, leggera, ieri ce l'avevo nei pantaloncini corti e certo è sicuramente ingombrante nei pantaloncini corti, ma voglio dire, ci sta tranquillamente. Spero che questo video sia stato interessante per te. Se hai domande sulla fotografia, su questa macchina fotografica, sugli obiettivi, su Canon M, eccetera, eccetera, ovviamente sai che puoi commentare questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Fammi sapere anche se le foto direttamente nella macchina fotografica ti piacciono, se ti piacciono di più con lo stile dark and moody, con lo stile retro, non ti piacciono nessuno di questi perché hai un tipo di editing molto più particolare? Boh, fammi sapere tutto nei commenti, ok? Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.